Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Anthropo Mystery. Da che mondo è mondo, i gemelli hanno sempre rappresentato un grande mistero. Si dice che tra loro esista una connessione innata, che può spingersi a volte addirittura oltre i limiti della normalità. Ovviamente anche la scienza ha sempre dimostrato un gran interesse verso i gemelli e in più di un'occasione in nome della ricerca e del progresso scientifico ha davvero superato i limiti. Il caso di cui vi parlerò oggi è un chiaro esempio di quello che la scienza arrivò a fare per raggiungere i propri scopi, ma anche della totale indifferenza dimostrata nei confronti delle conseguenze che produsse. Ecco quindi i tre gemelli, un terrificante esperimento. È il suo primo giorno al college e Bobby Shafran non capisce perché le ragazze lo baciano, i ragazzi lo abbracciano e tutti lo chiamano Eddie. All'improvviso si imbatte in uno studente del secondo anno, Michael Domitz, che quando lo vede impallidisce. Era amico di un certo Eddie, che aveva lasciato il campus l'anno prima. Sapevo che Eddie non sarebbe tornato, disse Domitz in un'intervista, ma quel ragazzo aveva lo stesso sorriso, i capelli, le espressioni. Era il suo sosia. Sei stato adottato? Chiesi. Compì gli anni il 12 luglio, aggiunsi. Bobby rispose di sì a entrambe le domande. Quindi Domitz sbottò: hai un fratello gemello. Corsero a un telefono pubblico e chiamarono Long Island. All'altro capo della linea Bobby sentì risuonare la sua stessa voce. Riattaccarono, salirono sulla loro Volvo e al calar della sera parcheggiarono davanti alla casa di Eddie. Stavo per bussare alla porta, ma la porta si aprì e mi trovai davanti ad uno specchio, disse Bobby la prima volta che parlò del caso. I suoi occhi erano i miei occhi. I miei occhi erano i suoi occhi. Ancora oggi, dopo quasi 40 anni da quel giorno, Bobby si emoziona quando racconta la sua vita. Fu come prendere una cotta. Sentì all'improvviso che tutto era possibile. Tutto era alla mia portata. Poco dopo, uno studente euforico chiamò la redazione del Long Island Newsday e raccontò al caporedattore Howard Schneider la storia dei gemelli. Non ci credevo del tutto, disse Schneider quando lo intervistarono in merito alla vicenda. All'epoca gli studenti si divertivano a inviare lettere con storie false. Per assicurarmene mandai lì un giornalista. Poco dopo mi chiamò dicendo che la storia era vera. Ovviamente la pubblicammo sul giornale. La notizia era una vera bomba e di lì a poco decise di parlarne anche la redazione del New York Post. E fu l'articolo su quel giornale a portare ad un'ulteriore sorprendente scoperta. Un giovane di nome David Kellman lo lesse e immediatamente notò quelle che a prima vista potevano sembrare solo straordinarie coincidenze. Eddie e Bobby erano nati il 12 luglio 1961, come lui. Entrambi erano stati dati in adozione da Louis Wise Services, un'agenzia ebraica di New York, esattamente come lui. Guardò le foto e rimase senza parole. Erano uguali a lui. David riferì a suo tempo quello che sperimentò nel momento in cui lesse l'articolo sul New York Post. Le guardavo e mi dicevo: non ci credo. In fin dei conti si trattava di una foto mezza sfocata sul giornale. Era impossibile da credere. Gli amici mi dicevano di concentrare l'attenzione sulle mani dei giovani ritratti nella fotografia. Addirittura quelle apparivano uguali alle mie. Nell'elenco telefonico trovai il numero di Eddie e chiamai. Rispose sua madre. Le spiegai che pensavo di essere il terzo e la sentii esclamare: mio Dio, stanno spuntando ovunque come funghi. Giorni dopo David andò a casa di Eddie. Bobby era lì. Era come vedere due riflessi nello specchio. Anche i genitori dei tre adolescenti avevano alcune domande. In cerca di risposte si recarono all'agenzia di adozione. Dopo aver richiesto spiegazioni, i responsabili dell'agenzia fecero notare che i tre gemelli erano un peso eccessivo per una famiglia e quindi si era deciso di separarli. Il padre di David fu preso dalla rabbia. Li avremmo tenuti tutti e tre, gridò. Una volta in strada, il padre di Bobby notò che aveva dimenticato il sombrello nell'ufficio dell'agenzia e tornò indietro. Sorprese i dirigenti mentre brindavano con champagne per aver scansato il problema. Non dimenticherò mai quell'immagine, disse. Desiderosi di recuperare il tempo perduto, i tre gemelli si iscrissero allo stesso college e cominciarono ad apparire in TV, incrociando le gambe come cloni, fumando la stessa marca di sigarette o rivelando che avevano tutti fatto box al liceo e condividevano i loro gusti in fatto di cibo. Saltavamo le lezioni per salire su un aereo ed andare in TV, ricorda David,
Dicevamo: professore, dobbiamo andare, la limousine ci aspetta in strada. Dopo aver rifiutato numerose offerte, anche da parte di produttori di Hollywood, decisero di aprire insieme un ristorante, Triplets Romanian Steakhouse, a Soho, New York. Registravano il pienone ogni sera. La vodka scorreva a fiumi e tutti finivano sulla pista da ballo. Secondo David, il primo anno guadagnarono $1 milione. Ma improvvisamente tutto iniziò ad andare storto. Da un lato il padre di David morì, un uomo di buon cuore che trattava i 3 fratelli come se fossero tutti i suoi figli e riusciva ad incanalare le loro differenze. Fu anche per colpa della sua assenza che successe l'inevitabile. Nel 1993 Bobby lasciò il ristorante, dopo una lotta che segnò profondamente i 3 fratelli. Il più colpito però fu Eddie. Brenda, sua moglie, disse che dopo la rottura con i fratelli era caduto in depressione. E poi il colpo più duro. Nel 1995 Eddie si suicidò. Poco tempo più tardi, il giornalista Lawrence Wright contattò i fratelli gemelli per parlargli di una scoperta fatta mentre investigava il loro caso. In particolare, aveva condotto delle ricerche in merito agli studi effettuati su gemelli da parte di uno psichiatra di New York, Peter Neubauer, consulente tra l'altro della Louis Wise Services. L'agenzia di adozioni aveva chiuso, lasciando dietro di sé gli appunti di alcuni esperimenti al Board of Family and Children's Services ebraico. Neubauer era convinto che i gemelli e le gemelle stessero meglio crescendo separatamente. Inoltre, seguire lo sviluppo di gemelli separati alla nascita gli avrebbe offerto un'eccezionale opportunità di ricerca. Le indagini del giornalista, tra l'altro, rivelarono anche le origini dei 3 gemelli. La loro madre biologica era una donna che, da adolescente, rimase incinta durante un ballo di liceo. Dopo averlo saputo, la cercarono e la incontrarono. Rimasero in contatto con lei fino alla sua morte, avvenuta nel 2009. Nel 1875, Sir Francis Galton, il fondatore della genetica comportamentale, sostenne che lo studio di fratelli identici era il miglior modo per indagare sull'eterno dibattito su cosa sia innato e cosa sia acquisito. Da un punto di vista scientifico, niente era più attraente che mettere dei gemelli in famiglie diverse e studiarli mentre crescevano. Una ricerca in questo senso sarebbe stata rivoluzionaria, ma avrebbe avuto terribili conseguenze. Neubauer ideò un piano ambizioso. Attraverso l'agenzia dava i gemelli in adozione a famiglie diverse che non sarebbero mai state informate sul fatto che il loro bambino o bambina avesse un fratello o una sorella. Durante tutta la durata delle sperimentazioni li avrebbe visitati regolarmente per studiarli. Il ricordo di David di quelle visite fu descritto in questo modo. Venivano a casa un uomo e una ragazza. Mi facevano compilare questionari e test e mi filmavano mentre andavo in bicicletta o facevo rimbalzare un pallone. Per un giorno all'anno mi trasformavo nel centro dell'attenzione di tutti. Se poi consideravo che stavo in compagnia di una bella ragazza, era il massimo. Eppure, il lato oscuro di questa faccenda doveva ancora venire alla luce. 2 anni prima dell'arrivo dei 3 gemelli, Neubauer aveva messo infatti una ragazza in ciascuna delle case di accoglienza. Una sorella, il cui compito principale era quello di studiare il fratello. In breve, lo psichiatra considerava i gemelli delle semplici cavie da laboratorio. In nome della scienza, tutto doveva essere permesso. Per esempio, non gli importò che Bobby avesse perso la vista da un occhio a causa della sua ambliopia, un disturbo di cui aveva sofferto anche David, ma del quale aveva evitato la conseguenza peggiore. Questo perché il suo padre adottivo non si arrese mai all'idea che fosse una malattia incurabile, e dopo aver visto 10 specialisti ne trovò uno in grado di operarlo e risolvere il problema. Neubauer sapeva che c'era qualcuno in grado di curare il disturbo di Bobby, ma lo lasciò soffrire e permise che perdesse la vista dall'occhio malato. Intorno agli 11 anni David cominciò a stancarsi delle visite e gli scagnozzi di Neubauer smisero di andare a casa sua. Tuttavia, continuarono ad osservarlo da lontano. L'adolescenza non fu facile per lui. Avevo la costante sensazione che mancasse qualcosa nella mia vita, affermò durante un'intervista. I suoi genitori lo mandarono da diversi psicologi e alla fine entrò in una scuola per studenti problematici. Neubauer era sempre allerta.
Sapevano tutto, ma non si sono mai presi il tempo di spiegare che c'erano fattori che avrebbero potuto aiutare a capire i miei problemi. David non fu mai in grado di trovare Neubauer, che morì nel 2008 e non ebbe mai la possibilità di richiedere spiegazioni. Lo psichiatra però venne intervistato dalla dottoressa Nancy Segal, professoressa di psicologia e autrice del libro Twin Misconception, miti e malintesi sui gemelli. E anche in quell'occasione non mostrò il minimo accenno di rimorso per quello che fece. Tuttavia, Neubauer non pubblicò mai il suo lavoro. Nessuno riuscì mai a chiarire il perché. Si era convinto che separare i 3 fratelli gemelli alla nascita fosse giustificato dal progresso in campo scientifico. Cosa lo ritenne dal mostrare al mondo i risultati? Forse la paura di attirare le antipatie delle persone sbagliate? Oppure non era soddisfatto dei risultati? Pensando al proprio caso, David arrivò ad una convinzione. Non tutto è innato nell'essere umano. Secondo lui è il prodotto di una combinazione di fattori. Per esempio, affermò di aver sviluppato certi meccanismi di difesa grazie al sostegno della sua famiglia. Da bambino, anche Bobby aveva la sensazione che mancasse qualcosa nella sua vita. Per un certo periodo poi soffrì di un dolore alla gamba che i medici non riuscivano a spiegare. Scoprì solo in un secondo momento che David aveva indossato dei tutori metallici per le gambe proprio in quel periodo. Eppure, una cosa sembra chiara. Se avessero potuto crescere insieme, la vita dei 3 gemelli sarebbe stata diversa. Forse Eddie non avrebbe deciso di togliersi la vita e le differenze non sarebbero state così grandi da risultare insormontabili. Quello dei 3 fratelli gemelli è stato un altro esempio di abuso di potere della scienza. È un esperimento molto più terribile di quello che si potrebbe immaginare. Perché se davvero esiste un filo invisibile che lega i fratelli gemelli, l'avvertire che fosse stato strappato alla forza può aver segnato profondamente la vita di quelle persone. Ma voi cosa ne pensate di questo esperimento? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.